Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di tutto buon lunedì, speriamo che questo sia lunedì buono come si dice, perché è stata veramente un'estate abbastanza complessa, anche perché mi sono reso conto che chiaramente, come è normale che sia, io ho iniziato questo canale a febbraio di quest'anno e mi sono vissuto la prima estate da content creator, che ripeto e chiarisco per tutti è un hobby. Io ho un altro lavoro, quindi a volte vedo dei commenti che mi dicono vai a trovarti un lavoro invece di stare qua a fare video come ormai fanno tutti. In realtà io un lavoro ce l'ho, questo è un hobby, una passione e mi diverto, quindi finché mi diverto lo farò. Ringrazio che ci sia stato il mondiale per club ragazzi, perché come ripeto altrimenti quest'estate sarebbe stata veramente molto difficile. Credo che ormai trovare notizie sia abbastanza complesso. Comunque, anche oggi parliamo di Juventus, quindi prima di iniziare mi raccomando, vi invito a iscrivervi al canale, è gratuito, lo sapete, ma soprattutto commentate qua sotto, commentate, che veramente mi interessa sapere la vostra opinione, e lasciate un mi piace. Beh, sembra impossibile ma vero, ma siamo arrivati a quella settimana che è la settimana in cui vede la Juventus impegnata domenica contro il Parma per la prima di campionato. So che sembra quasi difficile da pensarci, anche perché il mondiale per club secondo me ci ha dato questa sensazione che la scorsa stagione non finisce mai, e in realtà insomma siamo già qua pronti a confrontarci contro il Parma. Parma che è una squadra che l'anno scorso ci ha messo in difficoltà in tutte le occasioni in cui l'abbiamo affrontata. Chiaramente il Parma ha fatto dei cambiamenti importanti, prima di tutto l'allenatore, in cui adesso l'allenatore è molto più giovane e è un allenatore molto interessante. Sarà bello vedere come si approccerà col suo tipo di calcio al campionato di Serie A. E poi ha perso anche dei pezzi pregiati, perché se pensiamo ai vari Som, ai vari Bonni, comunque sono calciatori che sicuramente facevano la differenza in quella squadra, senza parlare di Leoni, che nel finale di campionato era diventato un po' una certezza lì dietro per il Parma. Comunque per quanto riguarda la Juventus invece credo che in questo momento, e nonostante il mercato, perché qualcosa si smuoverà, adesso ne parleremo, ma si deve smuovere per forza, credo che la formazione di Igor Tudor sia abbastanza prevedibile. Forse ci sono un paio di punti di domanda, ma adesso insomma andiamo a farla così in maniera generale, anche perché sono curioso di sapere cosa ne pensate e se secondo voi siano lontano da quella che poi sarà la formazione della Juve. Comunque ci aspettiamo chiaramente di Gregore in porta. Uno dei ballottaggi potrebbe essere tra Gatti e Kalulu sulla destra, in mezzo Bremer, a sinistra invece Kelly, perché che se ne dica Kelly è l'unico mancino, quindi sarà colui che secondo me recupererà quel ruolo. E poi partiremo da destra con Joao Mario. Non penso che Nico sia un'opzione, anche e soprattutto avendolo visto nella partita amichevole contro l'Atalanta. Poi in mezzo il ballottaggio può essere tra Locatelli e Cobb Miners, invece Thuram sul centro-sinistra, a sinistra Largo Cambiasso, e poi davanti alle spalle di Jonathan David ci saranno Chico Conceição e Kenny Diz. Credo che questa sia poi l'idea di Igor Tudor, l'abbiamo vista in più di una situazione, questo è il nostro modulo, questa è la nostra idea. Comunque ditemi se secondo voi ci sono opzioni di vedere altri calciatori oltre a quelli illuminati, perché se ci pensiamo tra partenti e tra giocatori sul mercato eccetera eccetera, io credo che queste siano poi le opzioni. E ripeto, sarà importante vedere anche come il Parma interpreterà questa prima partita di campionato, anche perché ha giocato nel fine settimana la Coppa Italia vincendo 2-0 con doppietta di Pellegrino contro il Pescara. Pellegrino che secondo me quest'anno avrà una grande occasione, l'anno scorso ha giocato solo una parte di stagione, quest'anno secondo me ha fatto poche presenze, penso solo una quindicina, però comunque ha segnato anche l'anno scorso almeno 3-4 gol, si è presentato con questa doppietta contro il Pescara in Coppa Italia, e credo che per un attaccante del 2001 sarà una bella opportunità, una bella vetrina quella di poter giocare in una squadra dinamica come il Parma. Credo comunque che nonostante tutto la Juventus in questo momento abbia una squadra competitiva. Certo, se andiamo a vedere altre formazioni o altre rose come quelle del Napoli, chiaramente che sarà squadra da battere, del Milan, che comunque ha fatto vedere di sì avere delle lacune là davanti con quella mancanza della punta, dove il Milan si dovrà muovere nei prossimi giorni per andare a completare quella casellina, anche perché sembra che ancora il feeling con Gimenez non ci sia più di tanto.
Però la Juventus ha comunque una rosa competitiva. Credo che l'unico problema che abbia sia più che altro di avere dei buchi in alcune zone del campo. Per esempio, continuiamo a parlare di quella fascia a destra, di quel calciatore tutto fascia che ci manca. Ripeto, per assurdo, UEA era quel calciatore. Dopo averlo venduto possiamo discutere sulla qualità del calciatore e sulle annate che ha fatto la Juventus, però UEA era anche un calciatore che portava 5-6 reti a stagione, come ha fatto anche l'anno scorso. Comunque in quella casellina ci manca qualcuno. Credo che la difesa comunque in questo momento, ragazzi, con 9 interpreti sia chiaramente al completo, anche se magari ci farebbe piacere vedere qualcun altro, soprattutto in quella zona del campo dove gioca Kelly. Però secondo me serve un centrocampista di qualità, nel senso, adesso ho capito questa voglia di rivedere Kopp e di utilizzarlo in un ruolo leggermente diverso da come si pensava all'inizio, e anzi l'ultima prestazione, come vi ho detto, è stata di buon livello, però secondo me ci vuole un qualcosa in più, anche perché veramente bisogna fare quel salto di qualità a centrocampo, bisogna cercare di servire i nostri attaccanti nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il mercato, insomma, quest'anno è stato difficile, ragazzi, perché si continua a parlare sempre delle solite cose, però in realtà non ci sono veramente tante cose concrete. Allora, la situazione Colomoni ormai l'abbiamo capita e la sappiamo. È chiaro che Tudor e la Juventus vorrebbe avere il calciatore più presto, anche perché ricordiamoci che Colo la preparazione se l'è fatta da sola, non allenandosi con la squadra, e noi abbiamo il ricordo dell'anno scorso di un Cobb Miners che si passa l'estate ad allenarsi da solo. E ci ricordiamo bene che in forma in realtà non c'è mai entrato, è sempre stato 1 o 2 passi indietro rispetto agli altri, a parte gli infortuni, problemi anche di ambientamento eccetera eccetera. Colo ha fatto il mondiale per noi, quindi di gap in realtà c'è solo un mese, però abbiamo visto che la preparazione insomma è un qualcosa di determinante, altrimenti si rischia di non avere un calciatore pronto per 2-3 mesi, e non credo che in questo momento la Juventus se lo possa permettere. Credo che veramente siamo molto vicini, mi aspetto un Colomani che deve per forza, se questa è la scelta, arrivare a Torino in questa settimana, altrimenti credo che potrebbe essere troppo tardi anche per lui. Come sapete ormai insomma è arrivata questa offerta dall'Arabia per Locatelli, che non era sul mercato ma un'offerta di 25 milioni. Che se ne dica di Locatelli, secondo me Locatelli quest'anno chiaramente ha fatto una stagione migliore, io tra le rotazioni ce lo vedo, non è il calciatore ideale per me, per la mia Juventus, nei miei 11 titolari, però è un calciatore che può arrivare ad essere utile soprattutto per l'ammontare di partite che abbiamo, ma anche perché, se ci pensate, andare a cedere Locatelli in realtà creerebbe più un problema che risolverne uno, perché ormai il mercato è verso le battute finali, e perdere un calciatore comunque che ha dimostrato di avere personalità, perché quest'anno secondo me con la fascia di capitano è cresciuto parecchio, l'ho visto anche nell'amichevole contro il Borussia dove Chico Conceição si fa ammonire e poi pochi minuti dopo calcia quel pallone contro i cartelloni pubblicitari, e vedo un Locatelli che va a dirgli calmati un attimo perché altrimenti prendi il secondo cartellino, non ha senso un amichevole, calma. Quindi penso che il calciatore sia cresciuto, 25 milioni per Locatelli sono pochissimi, chiaramente la Juventus ha rifiutato l'offerta, però ripeto, credo che Locatelli sia un calciatore che nelle rotazioni ci sta benissimo, ed è anche uno di quelli che ormai sta diventando un senatore all'interno della Juventus. Continuiamo a lamentarci che non abbiamo quei calciatori di personalità, credo che pensare di cedere Locatelli, soprattutto a quelle cifre, sarebbe un po' una follia. Per Nico continuiamo ad aspettare, ma ricordatevi che dobbiamo sperare che in Spagna abbiano oscurato l'amichevole dell'Atalanta contro la Juventus, perché Nico è stato sicuramente uno dei peggiori in campo, ha fatto delle cose insomma diciamo non rimarcabili, è stato veramente una partita difficile per l'esterno della Juventus, però credo che a questo punto, vista anche la sconfitta dell'Atletico Madrid nella prima di campionato per 2-1, abbiamo anche un paio di calciatori italiani lì con Ruggeri, che ha giocato tra l'altro titolare, e invece Raspadori che è entrato nella ripresa, però credo che magari l'Atletico Madrid possa pensare magari di affondare il colpo se veramente lo vogliono fare, anche perché il tempo stringe anche per loro, non solo per noi ma anche un po' per tutti. Il Nottingham Forest invece, che è interessato a Douglas Luiz, ha vinto la prima di campionato. Tra l'altro il Nottingham è una squadra che ha speso circa 150 milioni di pound per questo mercato, quindi comunque quando fa sul serio. Si pensa che comunque per quanto riguarda l'accordo con il giocatore sia tutto fatto, ci siano la Juventus sta invece aspettando di avere l'offerta che reputa congrua, giustamente, anche perché in questo momento l'ultima cosa che vogliamo fare è fare minusvalenze, anche perché c'è sempre diciamo quel punto di domanda su Vlahovic, ma adesso ci arriveremo. Comunque anche questa sembra che sia poi la settimana
definitiva per Douglas Luiz. Vittoria informati e vediamo cosa succede. Si vocifera sempre di Zegrova, che è quel nome nuovo che abbiamo sentito da un paio di giorni, e comunque O'Reilly è sempre lì in stand by. O'Reilly anche lui ha segnato nella prima di campionato su rigore, però per quanto riguarda Zegrova lo conosciamo, l'abbiamo visto in Coppa dei Campioni, un calciatore che ci ha messo in grande difficoltà, calciatore molto interessante. Si è stato fuori per un infortunio per un bel po', tra l'altro infortunio importante che è la pubalgia, l'ha avuto anche Vlahovic, vi ricordate che stagione difficile che ha avuto, però credo che in generale potrebbe essere un calciatore interessante. L'unica cosa che mi chiedo è se veramente abbiamo bisogno di quella tipologia di esterno, che è più un esterno proprio, cioè non è tanto un sottopunta, è più un esterno, diciamo, a cui piace giocare più sulla linea del fallo laterale. Però è chiaro che è un calciatore di grande qualità, ha quelle cifre, visto che è in scadenza, quindi magari potrebbero essere 20-25 milioni, credo che sia un calciatore molto interessante per la Juventus. Situazioni da monitorare come quella di O'Reilly. È chiaro che io continuo a dire che a mio parere serve anche un centrocampista più centrale, di qualità, per poter andare a dare un po' di diciamo respiro anche ai vari Locatelli, in questo caso con Miners e Thuram. Però ricordatevi, stiamo parlando sempre di una squadra che tocchiamo insomma a ferro, non ha infortuni eccetera eccetera. Se tre infortuni a uno e l'altro è squalificato, ti trovi in una situazione di difficoltà. Hai McKennie, però secondo me McKennie è un calciatore che non mi dà personalmente quella qualità come la intendo io come centrale di centrocampo, e non è il calciatore sul quale andrei a puntare. Vi faccio una domanda: l'infortunio di Lukaku potrebbe far pensare al Napoli di entrare in competizione per Dusan Vlahovic? Perché alla fine Lukaku rimarrà fuori, sicuramente si parla di un infortunio lunghissimo, uno strappo, quindi proprio una situazione che porterà il calciatore belga a stare fuori forse almeno 4-5 mesi, anche perché si parla di possibile intervento chirurgico. Quindi pensate, anche uno con la muscolatura di Lukaku, scusate, potrebbe metterci veramente tanto per tornare in campo. Una opportunità incredibile per Luka, che chiaramente sarà la punta titolare, anche perché non ce ne sono altre. Però è chiaro che il Napoli dovrà andare sul mercato. Vi chiedo, può essere Dusan? Io non lo so, Dusan ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a Lukaku, non ha quella capacità di far salire la squadra, di controllo di palla, di cercare proprio di fare più da raccordo tra le due porzioni di campo. Però magari il Napoli potrebbe andare a inserirsi invece nella corsa per Højlund, ostacolare il Milan e poi forzare il Milan, eventualmente andare su Vlahovic. Questa può essere una delle nostre speranze, anche perché ultimamente mi sembra che Vlahovic abbia fatto capire che non è molto interessato a lasciare Torino alle nostre condizioni. Manca davvero poco, ragazzi, se ci pensate. Ormai il campionato è alle porte, questo mercato è stato abbastanza difficoltoso, molto lento, molto soporifero, però abbiamo ancora tante cose da fare anche in uscita. Cioè, adesso Arthur Gremio è una cosa vera, una cosa falsa, se ne va, rimane? Quella sarebbe anche per noi una bella boccata d'ossigeno. Allo stesso tempo pensate a calciatori come Kostic. Noi cosa ce ne facciamo di Kostic? Il Kostic visto nelle 2-3 partite che abbiamo visto, ragazzi, è un Kostic quasi improponibile, e io sono sicuro che se dovesse rimanere noi Kostic probabilmente lo vedremo in campo parecchio, anche perché non abbiamo tante che alternative abbiamo su quella fascia al posto di Cambiasso. Ma Kostic però non è più un giocatore, secondo me, da questi livelli, e soprattutto da 35-40 partite all'anno. Quindi io non lo so, c'è tanto da fare. Credo che però il problema sia che il tempo è praticamente scaduto, siamo agli sgoccioli, il campionato inizia, sarà una partita difficile in casa contro il Parma. Qualcosa va fatto e ormai non possiamo più dire la prossima settimana è quella decisiva, deve essere questa, perché altrimenti fra 13 giorni il calciomercato chiude e noi rimaniamo con un pugno di mosche. Comunque rimaniamo positivi, io vi terrò informati. Grazie a tutti gli iscritti, ragazzi, ma mi raccomando, commentate che ci tengo un sacco. Sempre forza Juve e avanti tutta, e metto, anche perché non ci resta altro che fare. Un abbraccio.